Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Dana Balabha Girivara Hare Gopi Dana Balabha Girivara Hare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Bana Chahade Yamuna Tira Bana Chahade Jaya Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Radha Madhu Shri Radha VRAJASUNDARA ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. The Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Gyantamirandasya Gyanandana Shalakaya Chaksharan Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Brahmo Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhutay Mahat Prema Pura Vibhur Nirmaikshadiyadamusha Purushabham Teganan Sudasa Sadasatmaka Yalang Krishishta Bhagavan Vacham Sime Hare Krishna. So today I'll be giving the final class for this time in Villa Vrindavana. Oggi darò l'ultima lezione di questa volta qui a Villa Vrindavana. And I think what we've discussed created some interest. Penso che ciò che abbiamo discusso ha creato un po' di interesse. Because this is very interesting section of Bhagavatam. Perché è una parte molto interessante dello Srimad Bhagavatam. Which helps us to understand what is real Krishna consciousness. Che ci aiuta a comprendere cos'è la vera coscienza di Krishna. And not be fanatical or
very thoughtful about it. E non essere troppo fanatici o troppo riflessivi riguardo a questo. And so basically the theme of all these texts was why and how it is important to be healthy, wealthy, wise and happy in Krishna consciousness. Praticamente il tema di tutti questi versi che abbiamo letto è come diventare sani, prosperi, ricchi, saggi e felici in coscienza di Krishna. And if you're moving in the other direction, you should ask yourself a question that is it something wrong with the process or with me? E se invece se non si va in questa direzione dovremmo chiederci c'è qualcosa che non va nel processo o in me. And we haven't had chance to give devotees more opportunities for questions and comments. Non abbiamo avuto l'opportunità di dare ai devoti appunto la possibilità di fare più commenti o domande. And because today we'll have to leave a little earlier, I was thinking that we could just dedicate our Bhagavatam time to discussions on the topic rather than lecturing. Siccome oggi dobbiamo partire presto, volevo dedicare questa lezione più alle domande e ai commenti che alla lezione stessa. Is that okay with everyone? Yes? All right. So we are continue reading Canto 8, chapter 19, The Lord begs charity from Bali Maharaj, text 40. Continuiamo la lettura del canto ottavo, capitolo 19, Shiva Manadeva chiede la carità a Bali Maharaj, verso 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tadyatha vriksha unmula. Tadyatha vriksha unmula. Shusyat udvartate chirat. Shusyat udvartate chirat. Evam nastan ritan sadya. Evam nastan rita sadya. Atma susyenna samshayaha. Atma susyenna samshayaha. Tadyatta vriksha unmulaha. Shusyachudvartate chirat. Evam nastandrita sadya. Atma susyenna samshayaha.
Ladies, please. Synonyms: tat, therefore, yatha, as, vrikshaha, a tree, unmulaha, being uprooted, shushyati, dries up, udvartate, falls down, achirat, very soon, evam, in this way, nashta, lost, andritaha, the temporary body, sadhya, immediately, atma, the body, shushyat, dries up, na, not, samshayaha, any doubt. Translation purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: when a tree is uprooted, it immediately falls down and begins to dry up. Similarly, if one doesn't take care of the body, which is supposed to be untruth, in other words, if the untruth is uprooted, the body undoubtedly becomes dry. Traduzione di Srila Prabhupada. Quando un albero viene sradicato, crolla immediatamente a terra e comincia a seccarsi. Similmente, se non ci prendiamo cura del nostro corpo, anche se esso è considerato irreale, in altre parole, se questa presunta irrealtà è sradicata, il corpo senza dubbio si inaridirà. Purport. In this regard, Srila Rupa Goswami says, Prampanchikataya buddhya harisambandhi vastuna mumukshupi parityago vairagyam palgu katyate. One who rejects things without knowledge of their relationship to Krishna is incomplete in his renunciation. When the body is engaged in the service of the Lord, one should not consider the body material. Sometimes the spiritual body of the spiritual master is misunderstood, but Srila Rupa Goswami instructs, Prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastuna. The body fully engaged in Krishna's service should not be neglected as material. One who does neglect it is false in his renunciation. If the body is not properly maintained, it falls down and dries up like an uprooted tree from which flowers and fruit can no longer be obtained. The Vedas therefore enjoin Om iti satyam net andritam tadetat pushpam phalam vacho yat satyam saheshvaro yashasvi kalyana kiriti bhavita pushpam hi phalam vacha satyam vadat athaitan mulan vacho yat andritam yad yatha vriksha dvirmula sushyati sa udvar tata evam evan ritam vadan avirmulan atmana karoti sa shushyati sa udvartate tasmat anritam navadet dasyata tvetena. The purport is that activities performed with the help of the body for the satisfaction of the absolute truth, Om Tat Sat, are never temporary, although performed by the temporary body. Indeed, such activities are everlasting. Therefore, the body should be properly cared for. Because the body is temporary, not permanent, one cannot expose the body to being devoured by a tiger or killed by an enemy. All precautions should be taken to protect the body. Spiegazione. A questo proposito, Srila Rupa Goswami afferma Prapanchikatya buddhya. Colui che rifiuta qualcosa senza conoscere la sua relazione con Krishna
effettua una rinuncia incompleta. Quando il corpo è impegnato al servizio del Signore non deve più essere considerato materiale. Talvolta si fanno interpretazioni errate sul corpo spirituale del maestro spirituale, ma Srila Rupa Goswami insegna Prapanchikate Buddhya Harisambandhi Vashtuna. Quando è completamente impegnato al servizio di Krishna, il corpo non deve essere considerato materiale e di conseguenza trascurato, altrimenti la nostra sarà una falsa rinuncia. Se il corpo non è mantenuto nel modo adeguato, crolla e si inaridisce come un albero sradicato, dal quale non si possono più ottenere fiori o frutti. Perciò i Veda raccomandano le attività compiute con l'aiuto del corpo al fine di soddisfare la verità assoluta, Om Tat Sat, non sono mai temporanee, anche se sono compiute attraverso il corpo che è temporaneo. In realtà queste azioni non sono eterne. Il corpo deve essere dunque mantenuto adeguatamente. Poiché il corpo è temporaneo, non permanente, non possiamo permetterci di esporlo inutilmente, rischiando che venga sbranato da una tigre o ucciso da un nemico. Bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il corpo. Hare Krishna. So, it's continuation of the same topic we've discussed yesterday. Questa è la continuazione dello stesso argomento di cui abbiamo parlato ieri. And let's see if anyone has any questions or comments. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda o commento. Again, our topic is, for those who already forgotten, what we've spoken about 10 minutes ago. Quindi il tema è sempre quello di cui abbiamo parlato prima. That we are discussing how and why to be healthy, wealthy, wise and happy in Krishna consciousness. Quindi il tema è quello di come e perché essere sani, ricchi, saggi e felici in coscienza di Krishna. And so I don't claim to be perfect in all these 4 aspects. Non penso di avere la comprensione perfetta di tutti questi 4 aspetti. I am work in progress. Sto facendo dei progressi. And so if someone feels that you are lacking in these 4 aspects, se sentite che vi manca qualcosa in questi 4 aspetti, you can ask anything in regards to how to be healthy, how to be wealthy, how to be happy and wise in Krishna consciousness. Potete chiedere e fare domande su come essere sani, prosperi, saggi e felici in coscienza di Krishna. And if you achieved success in this, you can share your realizations or you can share wisdom with us. We'll be very happy to hear you. O se avete già ottenuto successo in questi campi, potete condividere le vostre realizzazioni, il vostro successo, e saremo felici di ascoltarvi. All right? Yes, Prabhu. Sì. We only have one microphone. Maybe we can share this one. Prego. Hai detto che se uno compiendo i propri doveri, il proprio servizio, non riesce a essere in salute o prospero o tutte queste cose qui, dovrebbe rivedere bene come sta svolgendo la sua coscienza di Krishna. La mia domanda è: questa viene vista anche da un punto di vista dell'istituzione, cioè se l'istituzione, il Tempio, la comunità della coscienza di Krishna in questo momento non sta avendo un grande sviluppo o non sta avendo il successo che in realtà vorremmo, dipende anche da questo. Dobbiamo riguardare bene com'è il nostro servizio in una maniera più completa. So you have said that
if there is something wrong in the process to become happy, wealthy, wise, and we have to check if we are practicing in a proper way. So, in the same way, the question is, if the community, if the movement or the temple is not expanding, is not growing as we wish, should we check what we are doing wrong? What are our mistakes, and try to. Absolutely. Same principle applies to the community or the whole movement. If the whole movement is not healthy and wealthy and wise and happy, then we should ask what's wrong with it. Certamente, se questo si applica al singolo, al tempio o al movimento, se in questo caso una comunità non è ricca, sana, felice e saggia, vuol dire che dobbiamo rivedere qualcosa. And of course, it is all comparative. E naturalmente si fa tutto in termini di paragone. Healthy, wealthy, happy and wise comparing to whom? Significa sani, saggi, felici e ricchi comparati a cosa? Comparing to Syrian refugees, we are doing quite good. Se si paragoniamo ai migranti, agli extracomunitari che vengono, noi stiamo molto meglio. But comparing to some other groups, spiritual groups, we might be scratching our heads and thinking, what's wrong with us? Ma se facciamo questo confronto con altri gruppi religiosi, possiamo vedere che possiamo grattarci la testa, nel senso di chiederci cosa c'è che non va. But this is a very broad and general question, so if you like to specify something, we can discuss that. Quindi quella che hai fatto è una domanda, una considerazione molto ampia, molto vasta. Se vuoi entrare più nello specifico, se vuoi approfondire. Yeah, I believe that the intention of my question is already clear. Okay, all right, thank you. So, anyone else has any question in this regards? Yes. It's regarding to the question I had yesterday and in regard to his question, because especially the part of healthy and happy is of course very connected. It's hard to be happy when you're very unhealthy, and when you're happy, you heal sooner. And I think one thing that I'm seeing myself coming in and out from the villa is some decrease in the happiness of the community and in the spirit, which makes everything a bit harder to execute. The service becomes a bit harder. And I was wondering if you have some wisdom on that. You were saying like you hope for the best, but you expect the worst. In a practical sense, it seems that, that's maybe from my wrong understanding, maybe pessimistic, because we want to be optimistic. And you also mentioned that we want to have a plan B and C. But one of the things we hear is that, if you want to make Krishna laugh, is to tell him your plans. So how to find a way to, be organized, but at the same time be okay with the mess, with what is coming to you, and to keep the spirit up, to make yourself and others happy, because we're affecting each other a lot. And there's a lot of, in my opinion, sometimes harshness, unnecessary harshness. So we are making devotees outside, but are we keeping devotees inside? I hope Ramachandra Prabhu remembered all this. It's test of his memory.
is like Shrutidhara. No, ma era una domanda, mi sembra un po' ampia, nel senso che quello che Vrajasundari ha detto è che, prima cosa, lei si scusa se il suo è un approccio un po' pessimista, ma giusto per riassumere quello che lei dice è che vorrebbe qualche suggerimento per rendere un po' più vitale l'ambiente, come affrontare situazioni che non sono ottimali, perché lei percepisce, venendo avanti e indietro, come a volte anche qui, come altrove per carità, si ricada in una situazione di pigrizia, di eccessiva rilassatezza che alla lunga ovviamente causa un circolo vizioso per cui poi le cose non vanno avanti. Quindi quello che lei chiedeva era qualche suggerimento per mantenere più entusiasmo a livello spirituale e un'atmosfera più vitale, almeno così ho compreso. Haribo! This is called Shrutidhara in Vedic understanding, one who remembers everything just by hearing once. Questo è definito Shrutidhara, colui che riesce a memorizzare tutto ascoltandolo solo una volta e in un'altra lingua, in another language also. Very wonderful to have such qualified devotees. È molto bello avere dei devoti così qualificati. Thank you. Grazie. So yes, I think this is a very important question Vrajasundari Mataji asked. Penso che questa sia una domanda molto importante, quella che ha fatto Vrajasundari Mataji. And yes, to expect perfection from the movement, which is also work in progress, is very idealistic. Sì, aspettarci la perfezione in un movimento che è ancora in fase di lavoro in corso è qualcosa di idealistico. And idealism is a big problem in religious circles. L'idealismo è un grosso problema nei circoli religiosi, because religious people only believe in best, but they never expect the worst. perché le persone religiose credono nel meglio, ma si aspettano il peggio. And then the worst hits them over the head. They become surprised. What happened to me? Non si aspettano il peggio, non si aspettano il peggio, e quando il peggio gli cade sulla testa, rimangono sorprese. And so, as we understand, there are three modes of nature: goodness, passion, and ignorance. Come abbiamo compreso, ci sono tre influenze della natura: ignoranza, passione e virtù. And there are three Jai Shri Radha VRAJASUNDARA Jagannath Baladev Subhadra Shri Gaurnitai Ki Jai. Jai. And so there are three types of corresponding mentalities. Ci sono tre tipi di mentalità che corrispondono a queste influenze. And mode of ignorance is pessimistic mentality. L'influenza dell'ignoranza è caratterizzata da una mentalità pessimista. Mode of passion is optimistic mentality. Quella della passione invece è più ottimista. And mode of goodness is realistic mentality. Invece l'influenza della virtù è quella realistica, una mentalità realistica. And we know quite well which mode is the best for developing our Krishna consciousness. E tutti possiamo comprendere bene quale influenza applicare, quale mentalità applicare per il miglior sviluppo della nostra coscienza di Krishna. And of course, oftentimes devotees blame all the problems on Kali Yuga. E spesso i devoti danno tutta la colpa dei problemi al Kali Yuga. So, we kind of hate Kali for everything what's happening with us. Quindi possiamo scegliere di odiare l'era di Kali per tutti i problemi che ci stanno capitando. But actually it's not very Krishna conscious attitude. Ma questa non è un'attitudine molto cosciente di Krishna. And I will read to you one
Very interesting statement from the 18th chapter of the first canto. Vi leggerò un'interessante parte del 18° capitolo del primo canto. So it is 1:18:7. 1:18:7. Nanudveshti kalim samrat saranga iva sarabuk kushalanyashu siddhyati netarani kritani yat. Maharaj Parikshit was a realist, like the bees who only accept the essence of a flower. He knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious acts must be actually performed to render effects. So he was never envious of the personality of Kali. Maharaj Parikshit era un realista, come l'ape che prende solo il nettare, l'essenza del fiore. Lui capiva perfettamente che in quest'era le cose di buon auspicio producono dei buoni effetti immediati, mentre quelle di inauspiciose devono essere compiute per poter avere effetto. Quindi così lui non era mai invidioso della personalità di Kali. And so it's interesting, right, that Parikshit was not even envious of Kali. È interessante che Maharaj Parikshit non era invidioso nemmeno verso la personalità di Kali. What to speak of anyone else? That's why he gave Kali shelter. Che dire di altre persone? Per questo che lui diede rifugio all'età di Kali. And because he was a pure devotee, he was realist. E siccome lui era un puro devoto, era realista. He never described as optimist. So optimism is material, realism is spiritual. Quindi non è mai descritto come un ottimista, perché l'ottimismo è ancora materiale, mentre il realismo è spirituale. Or at least as close to spiritual as you can get. Oppure, o almeno è più vicino alla spiritualità, è la cosa più vicina alla spiritualità che possiamo ottenere. And this is why Srila Prabhupada explains what is the perfect position in Krishna consciousness. Ed è per questo che Srila Prabhupada spiega qual è la perfetta posizione che si può ottenere in coscienza di Krishna. And he described that in one famous letter that devotees are meant to be independently thoughtful. E in una lettera Prabhupada spiega questo punto dicendo che i devoti dovrebbero essere intellettualmente autonomi, riflettere con la loro testa. So being independent can be good thing or can be bad thing. Essere indipendenti, autonomi può essere buono o negativo. Depending on the context. Dipende dal contesto. And my humble understanding is that the perfect formula for devotees to follow is material independence, spiritual dependence. E nella mia umile comprensione la formula migliore è di essere materialmente indipendenti e spiritualmente dipendenti. Material independence means for my material needs, I don't need anyone to look after me because I have this thing on my shoulders, which is not just for putting tilak or putting food in the mouth. I can also use something here. Quindi essere indipendenti materialmente significa che per i miei bisogni primari devo usare la mia testa, quindi devo usare questa testa non solo per farci il tilak o per metterci il prasada, ma anche per usare il cervello. And I can use this thing to make sure that all my material, I can take care of all my material needs myself without depending on any devotee or anyone else. Quindi posso usare la materia grigia, che la mia intelligenza, per assicurarmi che tutti i miei bisogni primari siano soddisfatti senza dipendere da altri o dai devoti.
Because if you depend upon devotees for your material needs, that means you are materially motivated in your devotional service. Perché se dipendete dai devoti per soddisfare i vostri bisogni materiali, significa che siete materialmente dipendenti dai devoti. That means your service can never be pure. E significa che il vostro servizio non sarà mai puro. I'll just finish and we can discuss. But spiritual dependence means I understand that my Krishna consciousness, which is the most important thing in my life, is solely depending on association, inspiration, and engagements in the service, which can only come from the devotees. Ma la dipendenza spirituale significa che comprendiamo profondamente che il nostro progresso, la nostra sopravvivenza spirituale dipende completamente dall'associazione, dalle istruzioni e dall'impegno che i devoti ci danno. And this is ideal situation when I don't need anything material from anyone, devotee or non-devotee. I don't want to take anything. I want to only give and associate and get inspired and serve, and that's all. And this is pure position. E la posizione più pura è quella in cui noi non dipendiamo minimamente a livello materiale né dai devoti né dai non devoti, e siamo lì solo per dare, only to give. Only to give, yes. Yeah? Yeah. Finished. Okay. So Parabhakti Prabhu wanted to say something. Just about to autonomous and independent, often, especially in English, they consider synonym, but in RADHA are not synonym. La parola autonomo o indipendente in inglese sono considerati sinonimi, ma in realtà in italiano almeno hanno un significato diverso. So autonomous is something that you know how to do, but you cannot get out on a system. Like, to give an example, if you know how to drive the car, in the beginning someone had to tell you how to drive the car, you become completely autonomous because you don't need more someone pushing you. Autonomo significa che uno, come l'esempio della macchina, quando uno non sa guidare deve dipendere da qualcun altro, ma quando impara fa tutte le manovre della guida automaticamente, senza dipendere da nessun altro. But you are not independent by the law that are on the street for the driving. Però questa autonomia non significa che siamo indipendenti dal codice della strada, dalle leggi che regolano la circolazione della strada. Just to make this point, and when we have this in the beginning of our movement, because we are really neophyte, our phases was just to accept or reject. No, it was a tamasic mood, pessimistic. Everything was based in emotion, perception, but without really understanding and knowledge. E all'inizio del movimento eravamo molto in questo influenzati dall'ignoranza, quindi molto pessimisti, accettavamo e rigettavamo molto d'impulso. Oppure ottimisti, oppure the opposite. O troppo ottimisti, quindi avevamo questi sbalzi, questi picchi. And nowadays we know that when we are talking about devotee care, we have to move in 4 different areas. Ma quando ci riferiamo alla cura dei devoti dobbiamo spostarci in aree differenti. And emotion is just one. Emotion is just one. L'emozione è solo una. Yeah, and you know, in between four. And everyone that ever studied psychology or sociology know Maslow pyramid, that you generate changing, you have to move from one level to the other to make sure that the bases are well settled. Sì, in accordo a Marshall ci sono queste 4 Mushroom, ci sono questi 4 possiamo dire bisogni fondamentali dell'essere umano che, se non vengono soddisfatti, impediscono di fare qualsiasi progresso materiale o spirituale che sia. Just if you want to spend something.
What, you want me to speak on Maslow's hierarchy of needs? Vuoi che ti parli di Maslow o dei bisogni gerarchici? Yeah, I think yesterday we already spoke in, like not even touching Maslow, but Bhaktivinoda Thakur explains that before physical, emotional, intellectual, social is not taken care of, spiritual development is very difficult. Sì, anche senza citare Maslow, ieri abbiamo parlato di questi aspetti, anche Bhaktivinoda Thakur diceva che se non ci si prende cura dell'aspetto fisico, sociale, emotivo, intellettuale della persona, ci saranno dei problemi. All right. But is it answering your question? Yeah, good. Thank you. Somewhat. Okay. Namaruchi. Some parts. Okay. We can see. I mean, later you can ask more if you want. Yeah. Sometimes we think that some material desires will make us happy. And then we read the Bhagavatam, and then we understand, it won't make us happy, these things. And then there is a kind of, you push for something like to be completely pure, clean from all the desires. But at the same time, you feel unhappy because this material need is not satisfied. So theoretically you understand, this thing won't make me happy. But at the same time, there is kind of a need, it will make me happy. Do you understand? And how to balance this thing? How to become really happy in this situation? Quindi a volte abbiamo dei bisogni, dei desideri materiali e poi leggiamo il Bhagavatam e ci rendiamo conto che questi desideri non ci daranno mai una vera felicità o soddisfazione. Però, nonostante lo sappiamo a livello filosofico, teorico, rimane quel senso di inappagamento, perché questi desideri non sono stati superati o soddisfatti nel modo corretto, quindi si crea questa specie di conflitto interno e si chiedeva a Maharaj se si può trovare un equilibrio in questa situazione. Yeah, it is very important to distinguish desire from need. È molto importante distinguere i desideri dai bisogni. Because desire comes from association. Perché i desideri vengono dalla compagnia delle persone. And need comes from nature. Invece i bisogni vengono dalla natura. Desire is something which is coming and going. I desideri sono qualcosa che va e viene. But need will never go. It will stay as long as the body is there. Ma i bisogni non vanno e vengono, rimangono fin tanto che il corpo rimane. And desires are artificial, material desires are artificial. I desideri materiali sono artificiali. Because they are the result of one living entity manipulating other living entity. Perché sono il risultato di una entità vivente che manipola un'altra entità vivente. For example, fashion. Per esempio la moda. Like number of years ago, it would be embarrassing to walk around in a torn trousers which continuously falling off and you have to pull them up. Qualche anno fa sarebbe stato imbarazzante andare in giro con dei pantaloni che ti scivolano giù, che sono tutti sbrindellati. But somehow, so many people are going and paying a lot of money to buy torn trousers which continuously falling off. Ma in un modo o nell'altro la moda moderna è che oggi pagano un sacco di soldi per comprarsi dei pantaloni che scivolano continuamente giù e che sono tutti sbrindellati. So how come that their, desires and mentality change so much?
Quindi com'è avvenuto che la mentalità e i desideri sono cambiati così tanto, sono andati all'opposto? Because some people, they think how to influence other, how to influence the public in such a way that we can make a lot of money. Perché ci sono delle persone più furbe delle altre che capiscono come influenzare il pubblico in un certo modo per farci un sacco di soldi. So it's just one example how desires can be created. Questo è un piccolo esempio di come i desideri possono essere creati. But because needs are connected to our nature, Ma invece parlando di bisogni, siccome i bisogni sono connessi con la nostra natura, and we're not talking about spiritual nature, we're talking about material nature, non stiamo parlando della natura spirituale, stiamo parlando di quella materiale, created by the three modes. creata dalle tre influenze. The only way to deal with needs is to engage them in Krishna's service. L'unico modo per poter superare i nostri bisogni è di impegnarli nel servizio a Krishna. And there are basically 4 types of needs corresponding to 4 varnas. E ci sono di base 4 tipi di bisogni che corrispondono ai 4 varna, alle 4 attività sociali. One is doing something which I really enjoy doing physically. Il primo è quello di fare qualcosa in cui proviamo piacere, gioia nel farla. The other one is to make money. L'altro è fare soldi. The other one is to give shelter to other people. L'altro è dare rifugio ad altre persone. And the other one is to teach and train and guide. E l'ultimo è quello di istruire, insegnare e guidare gli altri. And so, the results of this are also part of our needs, like doing something physically, also connected to the need of being looked after, that someone looks after us. That's Shudra nature. Quindi fare qualcosa, impegnarsi in un'attività per poter ricevere un rifugio, sostegno o mantenimento da qualcun altro è la natura del Shudra. Shudra nature means I don't have enough intelligence to take responsibility for looking after myself. La mentalità del Shudra è che io non mi prendo la responsabilità di prendermi cura di me stesso, di mantenere me stesso. So I need someone to think for me and tell me what to do, what not to do. Quindi ho bisogno di qualcuno che pensi al posto mio e che mi dica cosa fare e cosa non fare. And Vaishya's nature, is to enjoy. La natura del Vaishya, del commerciante, è quella di godere, di fare soldi e godere. And if I don't have luxury or opulence in my life, I feel kind of deprived. E se non ho tutte le opulenze, il lusso nella mia vita, mi sento male, mi sento che mi manca qualcosa. And Kshatriya nature is challenge. If there is no challenge, I feel bored. Oh my God, what am I living for? Invece la natura dello Kshatriya è che cerca le sfide, se non ci sono delle sfide si annoia. And Brahminical nature requires actually many things, but most important thing is sattvic environment to function in. La natura brahminica invece ha bisogno di varie cose, ma direi la cosa più importante è un ambiente, una situazione virtuosa nel quale potersi esprimere. And common sense. If there is no common sense, Brahmanas, they don't want to stay in such associations, so they want to leave. E ci deve essere del buon senso. Se un brahmana lo mettete in situazioni senza senso, lui non rimarrà. Otherwise, austerities or simplicity, that's part of their life. Altrimenti sceglie una vita semplice come parte della sua vita. It can be a combination of
few natures also. Ci possono essere anche combinazioni di nature diverse. But I hope that answers your question. If it is a need, you must take care of it immediately, otherwise you'll end up in big trouble. Penso che di aver risposto alla tua domanda. Se ci riferiamo a dei bisogni, bisogna prendercene cura perché fanno parte della nostra natura. And of course, common need of any female is family and children and all these things, so that also has to be taken care E of. naturalmente un bisogno comune di tutte le donne è quello di avere una famiglia, di avere dei figli. That if it is suppressed, then it can result in very big problems like psychological problems or even psychiatrical problems. Se viene represso questo bisogno può causare dei problemi psicologici o psichiatrici. I have seen that, unfortunately. E sfortunatamente l'ho visto spesso questo. All right, Prabhu. Grazie, io volevo chiedere a Maharaj se ci può parlare riguardo alla distribuzione dei libri, se sarà l'attività che dobbiamo sempre considerare come la più importante o a volte ci può essere a volte nei tempi potrebbe essere modificato, oppure se ci può dire qualcosa riguardo all'importanza e come dovremo noi essere nei confronti di questo servizio qua. So, Lakshmana Prabhu would like to ask you about the book distribution. If book distribution should always remain our main activity, or there can be some adaptations, or... Good question. Buona domanda. Actually, it's very interesting to see. Srila Prabhupada, of course, was always interested in book distribution. È molto interessante vedere che naturalmente Prabhupada sappiamo che era sempre interessato nella distribuzione dei libri. And when devotees were distributing books on the streets and door to door, or so many other types of book distribution, he was satisfied. E quando i devoti si impegnavano a distribuire libri per le strade, porta a porta, lui era molto contento. And he was encouraging them to continue. E li incoraggiava a continuare. But really happy he became when devotees started distributing books in universities. Ma è diventato veramente contento Prabhupada quando sentì che i devoti stavano cominciando a distribuire i libri nelle università. And especially when devotees were getting, quotes from prominent professors and other famous people about his books. In particolare quando i devoti hanno cominciato ad avere apprezzamenti e referenze da professori e da persone molto famose nel campo accademico. Some of those quotes also appearing on the covers. E alcuni di questi apprezzamenti si ritrovano anche nelle copertine dei libri, nelle introduzioni. So we can understand that book distribution is an activity, but every activity has a purpose or goal. Quindi possiamo capire che la distribuzione dei libri è un'attività importante, ma ogni attività deve avere uno scopo, un fine. And if we just engaged in activity for activity itself, without understanding purpose or goal, it's not very intelligent approach. Se ci impegniamo in un'attività senza capirne qual è lo scopo finale, non è molto intelligente. And so we can understand that Srila Prabhupada wanted his books to be distributed not just for the sake of collecting dust in people's home or thrown into the bin, into the rubbish bin, as it happens sometimes. Quindi possiamo capire che Prabhupada non voleva che i devoti distribuissero i libri solo perché finissero in qualche scaffale, in qualche casa a far la polvere, o che venissero addirittura buttati nella spazzatura, come accade a volte. But he wanted intelligent people, leaders of this society, to read his books and apply the knowledge practically.
ma voleva che i leader della società leggessero questi libri e che potessero applicarli nella realtà quotidiana. So we can understand that if we do something to help leaders of the society to not only buy these books, but read these books and apply these books practically, this is what will actually make Srila Prabhupada happy. Quindi possiamo capire che se oltre a distribuire questi libri ci assicuriamo che i leader della società li prendano, li leggano e li applichino appunto nella società, questo renderà veramente felice Prabhupada. All right. Thank you. Okay. Any more? We still have Qualche a altro few more commento, minutes. domanda? Yes. Yeah, regarding, diceva riguardo alla domanda di prima, diciamo quando ci sono delle difficoltà in una comunità è importante che ognuno si prenda la sua responsabilità, e citava appunto di Chopati, quando Radhana Swami, quando c'erano stati dei problemi a Chopati, Radhana Swami ha detto sì, è mia responsabilità, è colpa mia, quindi io rettificherò questa situazione, e quindi se voleva approfondire questo punto di come ognuno deve prendersi la sua parte. So regarding the question of before, the Rasala's question, how important, if there are problems, difficulties in a community, in a society, how important it is that everybody or the leaders take responsibility of that, because as in Chopati happened, in the beginning there were many problems, and Radhana Swami said, it is my fault, so I have to rectify it. I will take responsibility to rectify this situation. If you want to say something about this. Yeah, the answer is it is very important. La risposta a questo è molto importante. And actually, what I'm observing in our society, that there is a severe shortage of, responsible people. Quello che posso osservare nel nostro movimento, nella nostra associazione, è che c'è una grossa mancanza di persone responsabili. It's like what's his name? One of our spiritual masters, yes, Vrindavana Priya Swami from India. He's Prabhupada disciple, one of the sannyasis and gurus in our society. Come c'è l'esempio, mi viene in mente Vrindavana Priya, che è un guru indiano e uno dei discepoli di Prabhupada, uno delle guide, dei leader della nostra associazione. So he made one experiment. Lui fece un esperimento. He, there was like huge room full of so many devotees of different types. C'era una grande sala piena di devoti di vari tipi, di vari livelli. And he asked, how many of you need shelter? And of course everyone raised their hands. E chiesto quanti di voi hanno bisogno di rifugio, e molti hanno alzato la mano. But when he said, how many of you are ready to give shelter, hardly anyone raised hands. E quando però ho chiesto la seconda domanda, quanti di voi sono pronti a dare rifugio, pochi hanno alzato la mano. So you can imagine, if there are only consumers, what kind of situation is that creating? Quindi potete capire se ci sono solo consumatori o gente che dipende, che ha bisogno,
che situazione può crearsi. And yes, Chaupati example is really bright spot for our society, for our movement. E l'esempio di Chaupati si applica molto bene al nostro movimento. Because you can see that Radhanath Swami, after clearing the mess left by the previous management, Perché possiamo vedere come Radhanath Swami, dopo aver ripulito il caos che era stato lasciato dalla gestione precedente, he changed the strategy of attracting new people into the movement, into his temple. Ha cambiato la strategia di quali persone o di come attrarre le persone al movimento. He focused on preaching to the top class people, to I think it was IT or IIT, one of the most prominent universities, and because even to enter that university you have to be like super brain, and you have to be from very good family, and so many other prerequisites are required for that. E Radhanath Swami si è concentrato a predicare alle persone veramente più qualificate della società, quindi nelle università, studenti di ingegneria o di medicina, che anche se non erano i migliori, però anche solo per accedere all'università dovevano venire da ottime famiglie e avere un'intelligenza a posto. And his approach is 100% socially responsible approach. E questo approccio è un approccio completamente al 100% un approccio sociale. Si rivolta a persone responsabili. Because he does not allow dropouts, he doesn't take university dropouts into his temple. Perché lui non prende studenti fuori corso nel Tempio. Even though they are so eager, these students, to drop everything and just become Hare Krishna, but he said no. Finish your studies, work for a few years after your studies, make enough money to repay the debt to your parents. E quindi la sua politica, la sua strategia è quella che uno studente che magari vorrebbe lasciare tutto in nome della coscienza di Krishna e andare a stare al Tempio, gli dice no, prima finisci gli studi, poi vai a lavorare e ripaga il debito che hai con i tuoi genitori e poi si parla di venire al Tempio. And only after they are happy that you can join. E solo quando i tuoi genitori saranno contenti che tu diventi devoto al Tempio, potrai unirti al Tempio. That's why he has so many amazing young leaders in his temple. È per questo che ha questi incredibili giovani leader nel suo Tempio. Because he put the right foundation. Perché ha gettato le fondamenta giuste. So I think, yes, this is excellent example from which all of us should learn. Penso che questo sia un eccellente esempio da cui tutti noi possiamo imparare. All right. L'ultima chance, domanda. if anyone has question. Yes. Ram Bhakta Prabhu. Haribo, we should welcome him. Okay, so he's asking that in regards to that example, who needs shelter and who can give shelter, and hardly anyone raised hands in terms of giving shelter. Maybe we just don't understand what does it mean to give shelter. Sì, riguardo all'esempio di prima di quel Vrindavana Swami che aveva chiesto chi ha bisogno di rifugio, chi vuole dare rifugio in quella occasione, e Rambhatta Prabhu dice magari nessuno voleva dare rifugio perché non capiamo cosa significa dare rifugio. Yeah, giving shelter means taking care of others. Dare rifugio significa prendersi cura degli altri. And there are 4 things required for that. E ci sono 4 requisiti per questo. Sri Krishna explains in Bhagavatam what does it mean to perform devotional service. Sri Krishna lo spiega nello Srimad Bhagavatam cosa significa
compiere il servizio devozionale. And I think this is very important verse for all of us. E questo penso sia molto importante per tutti noi. Unfortunately, I can't remember the exact number, the exact location, but it is in the chapter where Krishna and Balaram are in the forest and Krishna is glorifying trees of Vrindavana. Non ricordo esattamente i versi, ma si riferisce all'episodio in cui Krishna e Balaram si trovano nella foresta di Vrindavana e glorificano tutti gli alberi, tutte le piante, tutti gli esseri per il loro servizio, il loro contributo. And then Krishna says, Etavad janma sauphalyam dihinam iha dehinu dehishu pranayar arthadiyavacha shayan acharanam sada, which means that the perfection of life for everyone is to act for the sake of eternal welfare of others. Krishna dice che la perfezione dell'attività di una persona è quando agisce per il bene eterno degli altri esseri. And it can be done with prana, artha, dhiya, vacha. E questo può essere fatto con la propria vita, con le proprie ricchezze, con la propria intelligenza e le proprie parole. Which means prana, life or body. Significa uno può fare queste cose con il prana, col proprio corpo, la propria vita. Artha means wealth, money. Artha vuol dire con le proprie ricchezze, il proprio denaro. Even though artha can mean so many other things, but Anche se artha può riferirsi anche a altre cose. at least money. Almeno il denaro. Dhiya, intelligence. Tia vuol dire l'intelligenza. And vacha, words. E vacha significa con le parole. And so we should be giving shelter to other devotees by serving them physically. Quindi dovremmo dare rifugio agli altri devoti servendoli fisicamente, helping them financially, aiutandoli finanziariamente and helping them to, in terms of organizing systems in which they can happily serve. Aiutarli nell'organizzarsi in modo che possano servire felicemente. Teaching, training, and helping them with promoting their services. Quindi, that's also important. Quindi dare loro addestramento e insegnargli come promuovere il loro servizio, anche questo è importante. So this is how we can give shelter to others. Questo è il modo in cui possiamo dare rifugio agli altri. All right. So thank you all very much for your kind hospitality. Grazie molte per la vostra gentile ospitalità. It was real pleasure to be with all of you. È stato un vero piacere essere con tutti voi. And I wish you all the best in your progressive journey back home, back to Godhead. Vi auguro tutto il meglio, vi auguro il meglio nel vostro progresso di ritorno a casa da Dio. And we'll be looking forward to seeing you again. E non vedo l'ora di rivedervi ancora. Hare Krishna. Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Untitled Sagar Swami ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Anche noi vorremmo ringraziare Sagar Swami per la sua veramente illuminante presenza, associazione, esempio, e che speriamo appunto anche noi di rivederlo presto a Villa Vrindavana o in Italia. So we also like to thank you so much for your presence and inspiration and example, and we hope to see you as soon as possible next time in Italy. Hare Krishna.